lontano da Firenze, sulle colline di Grassina, esiste una fonte ancora oggi. E questa fonte è famosa per una cosa particolare che probabilmente spingerà quasi tutti noi, molti di voi, a visitarla. Si dice che renda immortali. Dunque, questa fonte ha una storia ben precisa, infatti è all'interno di una villa voluta da un certo Bernardo Vecchietti. Questa famiglia, la famiglia Vecchietti, era una famiglia molto importante, influente e legata alla famiglia Medici. E il Vecchietti appunto costruisce questa villa che chiamerà Il Riposo fra il 1573 e il 1574 e vorrà all'interno di una particolare struttura che il Giambologna realizzi appunto una fontana particolare. Questa fontana appunto è quella dell'immortalità. Bene, la fonte sembra che sia ed è conosciuta come la fonte della Fata Morgana. Già, la stessa Fata Morgana del ciclo di Re Artù, dei Cavalieri della Tavola Rotonda, lei proprio sembra che fosse venuta lì, nella fonte appunto che poi sarà del Vecchietti, della sua villa, e lì, grazie a questa fonte, sia ringiovanita. Non per nulla possiamo leggere proprio una targa che è posta in quella fonte che recita queste parole. È una targa posta nel 1572. Tenete presente che ora è visitabile perché è stata acquistata e acquisita la villa dal comune di Bagnaripoli. Ma leggiamo l'iscrizione che è posta in questa fonte. Io son quella, o lettor, Fata Morgana, che giovin qui ringiovaniva altrui, qui dal vecchietto, poiché vecchia io fui, ringiovanita con la sua fontana. E qui capite che dice semplicemente che lei era venuta alla fonte del Vecchietti, appunto, del parco della villa, ed era divenuta appunto ringiovanita, ed era ringiovanita. Di conseguenza venne posta questa targa, fra l'altro nel 1572, che non in epoca recente. Ora è evidente che non sia una fonte che regala l'immortalità, però comunque è un luogo piuttosto magico, se si vuole, e affascinante, e penso che valga comunque la pena di essere visitato. Se non altro, non si sa mai, uno potrebbe vedere qualche ninfa, come sembra che durante le feste tenute dal Vecchietti, dal Bernardo appunto Vecchietti, comparissero spesso ninfe e fate nella sua residenza, nella sua villa e riposo. In ogni caso non si sa mai, ma una visita la vale, ecco, anche se l'acqua sfortunatamente non la si può bere e perciò non si può tentare di rimanere immortali.